Buenas! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Oggi vi parlerò di un argomento molto particolare, ma dopo la sigla. Bentornati sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, non c'è bisogno di fare nessun abbonamento, il canale è 100% gratuito, fatto da un amante delle arti marziali per tutti voi, amanti delle arti marziali. Se volete aiutarmi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potete farlo semplicemente iscrivendovi al canale. Lasciate like, condividete i miei video, ma soprattutto lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Beh ragazzi, oggi di cosa voglio parlare? Voglio parlarvi delle arti marziali su YouTube. Il cancro dei social è lo sparagrossismo e funziona così. Se io faccio un video pacato, educato, sensato, anche lento perché il pensiero ha bisogno di tempo. Se vuoi aggiungere un valore di pensiero, non puoi andare di velocità, devo assimilare un concetto, devo entrare nel merito, devo vedere tutte le sfumature di grigio possibili e immaginabili di un argomento. Questo video fa 10 visualizzazioni. Come molti sanno, questo canale è nato per caso, è nato durante il lockdown, dove ho pubblicato alcuni video per cercare di intrattenere un po' le persone quando nel periodo dove non si poteva né allenarsi né uscire di casa. Poi questi video sono stati piano piano visti da altri utenti e il canale è nato praticamente così, dal niente. Quando però mi sono ritrovato con diversi iscritti, con diverse persone che seguivano i miei video, oltre naturalmente a farmi piacere, mi ero fatto un'idea totalmente sbagliata di internet e di YouTube. Naturalmente io seguivo e seguo ancora altri canali, tantissimi canali che parlano delle arti marziali, ma in quel momento lì credevo che tutti i canali che ci fossero di arti marziali, pensavo che facessero i video, che portassero avanti questi progetti un po' con l'idea come lo avevo io, cioè per servire e per portare avanti un discorso serio delle arti marziali. Beh ragazzi, purtroppo ho scoperto che non è così, l'ho scoperto molto presto. Ho contattato all'inizio dei miei video alcuni di questi canali, ringraziandoli, lodandoli del lavoro che avevano fatto magari tante volte e chiedendogli se gli andava di fare un video, di fare una discussione insieme, di fare qualche cosa, perché pensavo che potesse interessare tantissime persone. Beh, mi è stato sempre risposto di no e a volte anche molto malamente. Questa cosa all'inizio non la capivo, poi piano piano nel tempo me ne sono reso conto. Se però lo stesso video io lo imposto urlando, attaccando, puntando il dito, cercando di trovare l'estremismo più assurdo e impossibile, a quel punto la piattaforma mi premia, mi bacia in bocca, più la sparo grossa per paradosso e più divento virale, perché sono più notiziabile, sono tutti contenti, tutti felici, grandi numeri, ricchi premi e cotillon. Che cosa succede? Succede che tante persone che hanno aperto dei canali dove parlano o parlavano di arti marziali in un certo modo hanno cambiato il loro modo di fare. Prima di tutto però mi sono accorto di una cosa molto importante, che c'è una vera e propria guerra tra canali nel cercare di acchiappare più like, più pollici, più follower di tutti gli altri. Questa è una cosa che a me interessa veramente poco, perché io faccio questi video da portare su YouTube fatti in un certo modo, con poca attrezzatura, perché deve essere proprio come un incontro, come deve essere proprio, come ho sempre detto, un piccolo estratto di 10 minuti, un quarto d'ora, come se fossimo appunto in dojo a parlare di questo argomento. E naturalmente fare dei video troppo con effetti speciali, troppo con filtri, con montaggi spettacolari e soprattutto con pubblicità o a pagamento o con la sponsorizzazione o la vendita di prodotti e materiali, beh,
non è quello che sicuramente farei entrando nel dojo. Quindi questo è lo spirito con cui questo canale va avanti. Però mi sono accorto molto presto che non per tutti è in questo modo qua. Quindi mi sono accorto per esempio di alcuni canali che seguivo che parlavano di arti marziali e metodi di combattimento, a un certo punto hanno proprio cambiato settore e si sono messi a parlare di altro. Alcuni canali che hanno una ripetitività nei video o che si vede una stanchezza o che escono video molto raramente, tutti canali con tantissimi iscritti, molti più del mio canale ma tantissimi di più, che però si vede che non hanno più argomenti validi per portare avanti quel progetto che hanno iniziato. Questo però porta due paradossi. Paradosso numero uno è che tu hai dei contenuti che vengono visti da tante persone e per un bias cognitivo di prova sociale fanno sì che quella persona diventi più credibile e abbia una reputazione, e con un effetto simile alle classifiche, alle top 10, quella persona poi attirerà ancora più persone che dicono ma questo probabilmente ha talmente tanti milioni di followers che ha senso seguirlo. Questo sistemino va avanti nell'impunità totale da quando esistono i social. Sì, alcune piattaforme, ho visto ad esempio di recente YouTube che ha messo fuori una policy dove tu non puoi dire parolacce nei primi 8 secondi o quello che è, se no ti demonetizzano, però parolacce, voglio dire, c'è tutto il non verbale, c'è quello che sono i modi, i toni, approccio. È un problema complesso senz'altro, ma il risultato è lì da vedere. E soprattutto mi rendo conto che tantissimi canali e tantissimi youtuber danno molta più importanza alle vendite, a quei pochi euro che possono intascare dalla pubblicità, dal merchandising, dal vendere delle cose, da vendere delle lezioni online, piuttosto che portare avanti un discorso serio sulle arti marziali. Di questo sono rimasto molto deluso, soprattutto di alcuni canali dove a un certo punto mi sono accorto che traspare ormai senza ombra di dubbio quanto sia più importante il vendere, il cercare di convincere ad abbonarsi, il cercare di convincere di comprare il pacchetto online delle lezioni, di comprare il manuale della difesa personale. Insomma, in tutti i casi alla fine dietro c'è o il cercare di vendere qualcosa o comunque attraverso i video non farli per diciamo proprio fare un servizio alla comunità delle arti marziali, ma in ogni caso cercare di recuperare qualche soldo. Nel mio caso ogni video è un po' come lasciarvi entrare qui nel mio dojo. Per farvi entrare qui nel mio dojo per un quarto d'ora non vi chiederei naturalmente nessuna iscrizione, nessun soldo, e se stiamo qua per un quarto d'ora, 10 minuti dove parliamo magari di qualcosa, certamente non interromperò questi 10 minuti, un quarto d'ora cercando poi di farvi comprare l'abbonamento o di farvi comprare la maglietta o di sponsorizzarvi l'ultimo degli antivirus per il vostro computer. Per fare questa cosa in modo serio vi farei entrare naturalmente gratis qua dentro, parleremo per 10 minuti, 15 minuti dell'argomento che abbiamo scelto e poi finisce là. Certamente non approfitterei di questi minuti del vostro tempo per cercare poi di vendervi delle cose. Un'altra cosa importante è che molti di questi canali che parlano poi delle arti marziali non dicono la verità, quindi qualcuno punta su un aspetto delle arti marziali molto consumistico, non hanno il coraggio di sbilanciarsi, di dire su un argomento cosa non pensano, è un po' come quando ho fatto il video del karate alle Olimpiadi. Nonostante io pratichi karate, ho fatto un video dove praticamente distruggo il karate delle Olimpiadi. Naturalmente mi ha portato anche dei commenti negativi sotto, ai quali ho cercato di rispondere con le mie motivazioni, però questo è il fattore principale, un canale al servizio delle arti marziali. Quando ho deciso di tenere il canale, perché numerose persone avevano iniziato a seguire i miei video, non volevo parlare esclusivamente di karate, anche se è una delle mie attività principali. Questo perché è un argomento che mi sarebbe stato stretto, perché nella mia vita ho praticato altre arti marziali, ho viaggiato, ho fatto tantissime esperienze, mi interesso a tutto il mondo delle arti marziali, alla filosofia appunto del karate, del kobudo, della storia degli antichi
antichi samurai dell'antico Giappone, da dove provengono le arti marziali, come hanno fatto ad evolversi in questo modo, insomma tantissime cose, e quindi fare un canale che parlava solo esclusivamente di un solo argomento non mi sarebbe sicuramente piaciuto. Quindi ho scelto di fare quello che in questo momento sto facendo, un progetto di parlare delle arti marziali un po' a 360 gradi, tingendo di continuo a quelle che sono le mie esperienze, ai libri che ho letto, che sto leggendo, e quindi portare poi tantissimi filmati che possono intrattenere. Ma il mio obiettivo è che ogni filmato deve lasciare una curiosità, qualche cosa, uno spunto su cui riflettere, insomma ogni filmato deve contenere, ogni video che io faccio deve contenere qualcosa per cui valga la pena seguirlo fino alla fine. Questo è il mio obiettivo. Quindi iniziare con un canale che parla di karate, di aikido, di jiu-jitsu, fare tantissimi video all'inizio perché abbiamo tantissime cose da dire, ma poi a un certo punto esaurire gli argomenti, cercare di andare a spremere la conoscenza e cercare poi di inventarsi delle cose, seguire un po' la flessione del gradimento che ha un determinato video per cercare poi di farne tanti altri uguali. Insomma, si vede e si nota come tantissimi canali purtroppo nati per divulgare un preciso stile magari di arti marziali, di parlare di una determinata cosa, poi a un certo punto si vede che gli argomenti stanno o sono già finiti da tempo. Per quanto mi riguarda, ho alle spalle una carriera di diversi anni di pratica e di insegnamento, e quando ho cominciato a fare questa cosa letteralmente avevo tantissimi argomenti di cui volevo parlare e ho pagine e pagine piene di appunti, di video che voglio fare, che sono letteralmente centinaia, ragazzi, ma veramente centinaia. Quindi naturalmente devo ringraziare voi che seguite il canale e che mi date la possibilità di entrare per 10 minuti ogni venerdì nei vostri tablet, nei vostri telefoni, nella vostra TV. Spero che il mio obiettivo di offrire in ogni video almeno qualche spunto, qualche cosa di interessante per cui valga la pena sempre di aspettare il venerdì per vederlo, spero che sia una missione che sto compiendo. Quindi ragazzi, concludendo, mi dispiace perché tanti canali che seguivo erano veramente interessanti, dove parlavano di arti marziali e di metodi di combattimento. Il canale nel frattempo è cambiato, è diventato tutt'altra cosa, proprio perché a un certo punto chi lo aveva aperto, l'esperto tra virgolette che lo aveva aperto, non aveva più argomenti per parlare seriamente dell'arte o del sistema di combattimento che presentava, oppure ha modificato totalmente questa cosa cercando di fare dei video diversi, più consumistici. Mi dispiace anche vedere a volte quando alcuni di questi canali fanno un video in particolare che riscuote particolarmente successo. A quel punto per diverse settimane ci sarà l'obiettivo di cavalcare questa cosa, cercando di emulare un'altra volta quel video, cercando di parlare e di girare intorno sempre allo stesso argomento. A me è successo per esempio quando ho fatto il video sulla storia di Bruce Lee contro Won Jack Man. Contrariamente ai numeri che io faccio normalmente, quel video ha ricevuto quasi 40.000 visualizzazioni. Da quel momento in poi per tutte le altre settimane non mi sono messo a parlare di Bruce Lee. Ho notato che era un argomento che interessava, ho notato che Bruce Lee è un personaggio che, se un video è fatto bene, può richiamare diversi appassionati, però non mi sono messo a fare 10 video su Bruce Lee proprio perché non è quello che voglio fare. E mi dispiace vedere invece dei canali di persone che potrebbero avere ancora magari delle cose da dire, invece cadono in questa trappola e in cambio del pensiero di avere più follower, di avere più persone che li seguono, più magari possibilità di vendere quello che vendono, continuano a fare video fotocopia uno dell'altro per cercare di ampliare questa cosa qua, che non va d'accordo invece con il mio progetto di parlare delle arti marziali come e quando mi pare. Tanti di voi mi hanno fatto i complimenti di questa cosa, apprezzando il fatto che io non abbia monetizzato il canale e il fatto che ogni volta io ripeta che il canale non è monetizzato, perché non è fatto questo canale per tirarci fuori 20, 30, 40 o 100 euro, è fatto esclusivamente per tutt'altra ragione. Quindi così come non è monetizzato adesso, non sarà monetizzato mai. Quindi ragazzi, mi dispiace vedere questi canali che piano piano sono andati un po' alla deriva, anche se continuano a essere seguiti.
e soprattutto mi dispiace non aver trovato nessun canale disponibile a fare uno di questi video, perché c'era la paura, ho capito poi dopo che c'era la paura che magari facendo un video insieme qualcuno degli iscritti potesse passare a vedere anche l'altro canale, quindi meglio che ognuno stia per sé. Questa è una cosa che ho imparato a mie spese, ingenuamente quando sono arrivato sul canale pensavo che questa fosse una battaglia magari per chi facesse dei grandissimi numeri, magari per chi porta i gameplay, per chi ha proprio milioni di visualizzazioni. Non pensavo certamente che i maestri, diciamo, che si mettevano a fare video su YouTube potessero poi sfociare in questo eccesso di supremazia che magari ogni canale pensa di avere. Quindi ragazzi, il mio lavoro è questo: continuare a fare video per quelli che li apprezzano, continuare a fare video per chi come me prende sul serio le arti marziali, e soprattutto continuare a fare video per divulgare in modo corretto alcune informazioni sulle arti marziali senza ricevere niente in cambio. Sapete perché? Perché è quello che faccio tutti i giorni da ormai tantissimi anni. Sono anni sui social che periodicamente esce qualcuno che su scala mondiale attira in un nanosecondo miliardate di follower, non per la qualità dei suoi contenuti, ma esclusivamente per l'ignoranza del suo estremismo. Bene ragazzi, questo video finisce qua. Fatemi sapere qui nei commenti se anche voi seguivate qualche canale che poi ha cambiato metodo, oppure è sempre un po' troppo insistente nel chiedere in cambio qualcosa, oppure se seguivate qualcuno dei canali come seguivo io che hanno cambiato poi totalmente format. Ci vediamo al prossimo video. Domo arigato!